Eccoci live anche questo lunedì per un'altra puntata della Battery Weekly, l'appuntamento con le batterie. Alan, Marco, buonasera, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Buonasera Ciao. a tutti. Eccoci, Ben ritrovati. Questa settimana di maggio, un po' a volte caldo, un po' a volte, io non so com'è il tempo da voi, qui è un po' grigio. Ma oggi va ancora bene, da domani mi sa che avremo un po' di acqua. Brutto. Esatto. Bene. Però diciamo ragazzi, sì, diciamo Marco? No, vai, stavo dicendo che abbiamo comunque qualche notizia che farà, diciamo, migliorare il clima, dai, soprattutto nella nostra regione. Non so se abbiamo già perso Dani, eravamo pronti per lanciare la sigla, ma è scappato. Ci sei, Dani? Sono batti un colpo. Se no cominciamo a dare la prima news, anche senza Dani, e dopo daremo la sigla quando rientra. Insomma, ha problemi di connettività. Diciamo che parlavo prima di buona notizia, eccolo. Ci sei, Dani? Chi mi ha bannato? Vai, lancia la sigla, che dopo pronti per la partiamo sigla, prima. Ragazzi, che partiamo, perché sennò facciamo tardi, che sono tante le notizie. Via! Eccoci. Bene. Bene. Stiamo incominciando a accennare, insomma, di una bellissima notizia per la nostra regione, nostra intendo mia e di Alan, non la tua Dani, per l'Emilia Romagna, perché insomma abbiamo l'annuncio che Fav Silkevi ha deciso di investire in Emilia Romagna, appunto. Ricordiamo Fav, questo, non so se vuoi far vedere, Dani, la news, che si vede anche un po' la macchina, esattamente. Fav è uno dei, anzi credo il più grande produttore di veicoli in Cina. Ha scelto appunto con un partner americano di creare questa factory di veicoli, diciamo, ad alte performance nel cuore della Motor Valley, e perciò ospiteremo, insomma, qui a Reggio Emilia questa nuova factory che investirà diciamo molti soldi, e per 1000 persone diciamo che ci lavoreranno. Si parla di ovviamente veicoli inizialmente ultra lusso, poi chi lo sa che insomma non si facciano prendere la mano con anche produzioni, diciamo, di più basso livello. Si parla di 1 miliardo di euro di investimenti, e appunto, come dicevo, 1000 posti di lavoro. Sicuramente creerà un bell'indotto nel mondo electrification ancora di più, insomma, nella nostra provincia. E questo, insomma, non potevamo non partire da qui. Adesso vedremo dove prenderanno le batterie. Ci accontentiamo anche se non le prendono da noi, non è un problema. Anche perché noi non... Vai. In linea generale stanno arrivando parecchi investimenti nella Motor Valley sull'elettrico. Sì, probabilmente sono voluti anche distinguere Reggio Emilia, non Modena, perché comunque Modena c'è il peso, siamo Ferrari, e poi siamo vicini, anche come l'alta velocità credo che abbia fatto il suo mestiere, perché avere una fermata vicino a, mi sembra, meno di 9 chilometri da questa sede, insomma, che sorgerà, è d'aiuto, anche perché 1000 posti di lavoro verranno non solo appunto da Reggio Emilia, ma da tutta Italia, perciò avere un collegamento buono è fondamentale. Assolutamente. Diciamo che qui potremmo agganciarci, volendo, a un altro investimento che l'Emilia Romagna e Reggio Emilia, diciamo, ha fatto, o meglio sta facendo, perché il laboratorio, diciamo, Ray Lab di Reggio Emilia, anche qui ha fatto un investimento e aprirà le porte a un laboratorio di testing proprio con veste automotive, perché si testeranno in questo laboratorio proprio tutti i pacchi e batterie per questi veicoli, non solo supercar, ma tutto il mondo, focalizzato soprattutto sul mondo automotive. Poi ovviamente anche noi abbiamo fatto le nostre richieste affinché si possano fare qui, magari in Italia, test anche di sicurezza sulle batterie che vengono richiesti anche per il mondo industriale, perché ad oggi purtroppo siamo costretti spesso ad andare in Germania o comunque al di fuori del nostro territorio italiano.
È vero, infatti ricordo che era uno dei task importanti di cui parlavamo da tempo, effettivamente anche la questione di testing oltre Alpe o comunque così lontano da dove poi deve essere prodotta la batteria è un po', oltre a essere una seccatura, poi è anche impattante. Sì, è impattante, poi insomma non sempre diciamo che ci aiutano, ecco, a volte c'è qualcuno che voglia anche di metterci un po' i bastoni tra le ruote, perciò avere qualcosa sul territorio è utile. Bene, benissimo. Andiamo oltre? Yes. Una notizia che ti ispirava molto. Ho un caro amico che si occupa di energia e anche di stazioni di ricarica, in particolare grandi impianti di ricarica, che è appassionato del tema. Comunque ha detto, ma cavolo, potrebbe essere una soluzione di qui di lì. Ragazzi, stiamo parlando di un sistema di accumulo. Io lo anticipo. Esatto. Marco, Alan, chi vuole commentare la notizia? Sì, intanto il titolo è sbagliato, parla di una batteria, come dici più giustamente, è un sistema di accumulo di energia che sfrutta l'energia potenziale gravitazionale, come fanno le centrali idroelettriche con l'acqua ad alta quota, e come, anche se già parlato molto in passato, l'idea non è nuova. Si prende un peso, lo si porta in alto e sfruttando la produzione di energia in eccesso dalle fonti rinnovabili, ovviamente, e poi dopo lo si lascia ricadere mettendo in moto dei generatori quando invece c'è richiesta di... Ma perché stiamo ridendo tutti e tre, Alan? Perché? No, perché dovremmo calcolare la densità energetica di questo, perché qua parla di un peso di 50 tonnellate che alla fine può dare, con una caduta di 100 metri, può dare un'energia di una dozzina di kilowattora. Sì, che poi 100 metri sarà impossibile. Comunque, diciamo che è difficile davvero pensare a investimenti su questo tipo di strutture, perché una batteria costa molto molto meno, insomma, e occupa sicuramente molto meno spazio. L'idea è carina, tra l'altro è un principio che in alcuni moderni ascensori è utilizzato per la parte proprio dove è della cinetica che ci gioca, piuttosto che un contrappeso ci generi energia. Anche se però gli elevatori più moderni, anche lì fanno un recupero di energia in discesa e l'accumulano in batteria e poi lo riutilizzano. Subito. Esattamente, esatto. Quindi è utile, diciamo che è un circuito chiuso, allora lì ha un senso. Qui, anche se ispira tantissimo, ragazzi, è ovvio che ci sono, solo pensarlo ti rende l'idea, dici, ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? A volte in realtà, anche grazie alla fisica fortunatamente, ma poi c'è anche un discorso economico, ovviamente, di infrastrutture e tutto, non è così scontato che una cosa così semplice sia applicabile su scala. Sicuramente bisogna perlomeno sfruttare dei dislivelli naturali, non costruire delle impalcature apposta. Esatto. Se si sfruttano delle miniere, quindi già dei buchi già presenti, se si sfruttano delle montagne, perlomeno può già avere un po' più senso. Esatto. Sì, diciamo che è il principio idroelettrico questo, cioè sfruttare effettivamente qualche principio fisico già esistente, però senza doverla poi comunque ritirare su a mano. È vero che comunque anche sulle centrali idroelettriche a volte ripompano in alto l'acqua per risfruttarla in discesa. Proprio a Entracque, io parlo spesso di Entracque, che è la più grande centrale di ripompaggio che potete trovare, quindi se avete curiosità di vedere il principio, quello è un principio che funziona da 60 anni, una centrale che funziona da 60 anni, quello è un principio. Dov'è, Daniele, questa Entracque, Cuneo. È la più grande centrale di ripompaggio europea, se non ricordo male. Diciamo che possiamo rimanere in tema, non so se vuoi commentare anche questa, visto che più o meno siamo simili. Ecco, un altro modo, questa volta un po' più fantasioso, di accumulare energia in eccesso. Quindi parliamo sempre di... il caso d'uso è sempre... ipotizzando di avere tantissime fonti di energia rinnovabile che sappiamo sono discontinue, a un certo punto ne avremo in surplus, come accumularla in modo economico e anche per tenerla a disposizione per i periodi di più scarsità. Quindi qua parliamo anche di un accumulo
diciamo, non nell'utilizzo dal giorno alla notte, ad esempio, non un utilizzo ciclico frequente, ma molto più dilungato nel tempo, potenzialmente anche stagionale, quindi accumulare più energia magari durante l'estate per poterla utilizzare per tutto l'inverno. Quindi per queste cose non vanno bene le batterie, ma servono dei sistemi di accumulo di tipo diverso. In questo caso propongono di immagazzinare l'energia diciamo, trasformando l'energia termica all'interno di grossi serbatoi pieni di sassolini, praticamente. Sassolini che evidentemente hanno una capacità termica, sono di una pietra con una capacità termica elevata, come quelli che si mettono magari negli scaldacollo e che rilasciano per qualche ora un calore, un piacevole tepore. Sì. In questo caso hanno 2 serbatoi di sassolini che vengono scaldati e raffreddati quando c'è surplus di energia e invertono la reazione quando devono erogarla. In questi articoli non si parla di costi, di benefici, sono tutti esperimenti per trovare appunto metodi alternativi per fare grandi accumuli di energia a basso costo. Ma infatti mi sembra che sia l'UCCS che segue tutti questi progetti, ragazzi, giusto? Non è l'UCCS? Non lo so, sinceramente. Ufficio Complicazione Cose Semplici. Non lo conoscevate? No, infatti. Beh, dai. Diciamo sicuramente l'idea è poi a un certo punto di qua il sistema è composto appunto da 2 serbatoi più un compressore che deve trasferire il compressore o pompa di calore che deve trasferire il calore. Ovviamente la scalabilità del progetto è, a un certo punto posso aumentare a dismisura la quantità di energia soltanto aggiungendo serbatoi di sassolini senza poi scalare di conseguenza il compressore, perché altrimenti non avrebbe speranza di essere competitivo verso altre energie. Sì, comunque guardando anche il disegno, ragazzi, cioè, non penso che sia il massimo, perché questi contenitori mi sembra di capire che devono avere anche delle dimensioni importanti. Sì. Ma insomma possiamo trovare delle soluzioni un po' più sia efficienti, ma anche più, diciamo, utilizzabili nei nostri paesi, nelle nostre città, insomma. Ma anche perché mi viene da dire che l'avanzo di termica ce l'abbiamo anche nelle grandi industrie, quindi lo vedo piuttosto che andare a sprecare un'energia che è già pulita e si riesce a trasferire in maniera efficiente sui cavi elettrici, che io non riesco a capire perché non si studi subito l'andare a recuperare ad esempio le acque calde dei termovalorizzatori e via dicendo. In alcuni casi viene fatto, ma in alcuni casi molti devono saperlo, non è così. Ci sono gli evaporatori, ci sono i sistemi che devono abbassare la temperatura di acque che comunque sono più o meno pulite, che devono raffreddare dei sistemi. Ecco, lì allora ci vedo un'applicazione interessante, la batteria termica ci sta. Qua appunto secondo me questa conversione genera un'inefficienza, però ragazzi, passiamo a cose più concrete, a batterie, proprio a quelle che si chiamano batterie, che ecco, questa è una mini batterie, però è reale. Abbiamo una tra le prime batterie allo stato solido pronte sul mercato. Come vedete dalle dimensioni, insomma, non serviranno non serviranno per alimentare le vostre macchine, ma incominciano ad esserci. Qua parla anche e soprattutto di 100.000 pezzi, ma di una batteria così piccolina parliamo di nulla, stiamo parlando veramente di pochissima cosa, però Murata è già, diciamo, azienda nota per la produzione di componenti di diverso tipo, è partita con questa, anzi no scusate, sta partendo dalla metà del 2021 con queste nuove batterie che dovranno servire appunto a alimentare piccoli dispositivi elettronici, ecco. Però riescono a dare maggiore performance soprattutto a diverse temperature. Questo è diciamo, lo scopo di questa produzione. Beh, interessante. Poi comunque Murata, come hai detto tu Marco, è un punto di riferimento nell'elettronica sui componenti, sensori, quindi non sono proprio gli ultimi arrivati. Bene. No, esattamente. Poi, non so, tu Alan, se hai delle cose da citare su questa news, no? Passiamo a quella dopo e ti lasciamo la parola. Alan che è appassionato di batterie allo stato solido, ogni volta che c'è stato solido è sua la notizia, quindi qui lo vedo... Ma ci tengono già, stranamente, già nell'articolo ci tengono a precisare due cose. Bravo. Intanto che
che sono in perdita su questa produzione, quindi che gli investimenti superano i profitti, e poi Vabbè. che non solo per le dimensioni, perché si potrebbe anche qualcuno pensare erroneamente di metterne un miliardo e farci una macchina con queste batterie, ma non solo le dimensioni, ma anche proprio le caratteristiche di performance non sono adatte all'utilizzo di un autoveicolo, ma piuttosto ad alimentare dei dispositivi indossabili, quindi sì, esatto, piccoli dispositivi portatili che hanno anche dei cicli di utilizzo molto diversi da quelli di un'auto. Bene, dai. Ottimo. Andiamo Questo è oltre. interessante. Avanti Murata, andiamo avanti. Alan, anche questa è tutta tua, te la lascio Sì. tutta. Roba tua. Qua c'è una batteria senza anodo. Come funziona una batteria senza anodo? Senza anodo, che utilizza il sodio, quindi un elemento abbondante, non critico, di basso costo, che è anche vicino sulla tavola periodica al litio, è appena sotto, quindi diciamo come caratteristiche dell'elemento può avere delle cose in comune. Si tenta di far funzionare una reazione chimica molto molto semplice, che appunto prevede l'utilizzo del sodio, che si ionizza, si ossida, si deposita su una lamina di rame e poi si ricarica disossidandosi e riposizionandosi su un'altra lamina metallica. Quindi non è più un sistema di diciamo due composti, l'anodo e il catodo, che si scambiano ioni, ma è lo stesso elemento che si ionizza depositandosi da una parte o dall'altra e generando così energia. È una delle reazioni più semplici che ci sono. Appunto, la difficoltà è trovare l'alchimia giusta per rendere questo processo riproducibile, perché il problema principale che si incontra è che il sistema si scombina, si formano le dendriti, o comunque si crea il disordine, e quindi la cella dopo i primi milliampere erogati di fatto non funziona più. L'altra cosa curiosa è che si sono inventati di fare questa cella su scala microscopica, ovviamente, all'interno di un provino di vetro, così da poter osservare anche otticamente cosa succede nei cicli di cariche e scariche, quindi andare a ottimizzare la struttura geometrica della cella anche per ispezione ottica, invece che avercela, diciamo, dentro una coin cell o un involucro chiuso che può essere ispezionato solo o distruggendolo oppure con altri metodi meno comodi da usare, come i raggi X, il microscopio elettronico. Alan, dacci due cose che vogliamo sapere. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa idea? Beh, i vantaggi sono l'alta semplicità, quindi il bassissimo costo sia dei materiali sia anche di produzione, e potenzialmente anche l'alta densità energetica, perché anche il sodio consente di raggiungere alte densità energetiche. Gli svantaggi per adesso sono rullo di tamburi. I cicli di vita che sono bassissimi. Oltre che, come diciamo, è una tecnologia che già non è scalata, quindi anche qua adesso sicuramente si incapperebbe in tanti problemi, anche scalando le sue dimensioni più alte, ma anche lavorando su dimensioni microscopiche i problemi sono i cicli di vita, che sono ancora bassissimi. Bene. Vai, procediamo con la prossima news. Vediamo qui abbiamo una potenziale scoperta molto importante per tutta l'Europa. Per cui, potenzialmente sì. Sì, il nuovo, diciamo, oro del Reno, cosa si è trovato? Un giacimento potenzialmente molto importante proprio in Germania, perciò che potrebbe aiutare effettivamente l'approvvigionamento delle materie prime per la produzione dei veicoli europei, partendo dalla Germania proprio. Qui si parla comunque di
grandi investimenti per poter estrarre, diciamo, qua si parla di 1,7 miliardi di euro per estrarre questo materiale, se non ricordo male è al di sotto di un torrente o di un fiume tedesco, e però anche qui ovviamente non prima del 2024. Però insomma diventare in parte, o meglio poter diventare in parte autosufficienti, ovvio che è veramente utile per l'Europa. Ad oggi ricordiamo che nei principali, diciamo, territori da cui importiamo questo materiale o che si importa, come primo l'Australia, poi c'è il Sud America, e averne uno qui vicino a casa può beneficiare a tutto il settore. Vediamo un po'. Diciamo, dopo una notizia positiva per l'Europa, un'altra un po' meno, perché questa è negativa, ma soprattutto per l'Italia. Qui si parla di Stellantis. Diciamo che in molti in tanti hanno sperato, ma anche noi in realtà, che Italvolt potesse prendere il largo, però è ovvio, ricordiamo Italvolt, una proposta di una Gigafactory a Torino, nel sito dell'ex Olivetti, con un potenziale, diciamo, di produzione veramente alto. Si parla di 70 gigawattora di produzione, perciò che deve servire l'automotive, e si è pensato ovviamente al gruppo Stellantis, cioè a Fiat, essendo in quella zona, e diciamo di non facile trasporto le batterie sulla lunga tratta. E qui invece si parla che Stellantis stia verificando la produzione delle batterie in Spagna, e questo sarebbe insomma un colpo male. Sì. Sarebbe proprio male, perché andare appunto con Stellantis, che comunque sta puntando forte. Ho avuto un commento l'altro giorno proprio su LinkedIn di un operatore, un dirigente che lavora a un progetto, dice: guarda, questo è solo l'inizio, però poi se ci perdiamo l'elettrico di Stellantis, ragazzi miei, dove andiamo? Non perdete tempo. Adesso appello ai nostri politici: non perdete tempo su quella favola della neutralità tecnologica, perché l'ha inventata un filosofo, non un ingegnere. Andiamo avanti. Sì, purtroppo però questi investimenti, come si capisce da quest'articolo, sono guidati prevalentemente dalle sovvenzioni governative, quindi si fa la fabbrica dove il governo la paga di più. Esatto, se il governo investe nell'idrogeno, è un peccato che si segua solo questo, perché sicuramente il business può anche essere profittevole anche diciamo, per il mercato, non solo per l'utilizzo di fondi statali. È vero, verissimo. Esatto. Bene. Andiamo oltre? Vediamo, dai, eccola qua. Qua non potevamo non parlare ogni tanto di Tesla. Ma giusto un pochino, dai. Vai pure, Alan, ti lasciamo la parola. Sì, qua si parla di un'altra innovazione che Tesla sta promuovendo, non innovazione di prodotto ma di processo, cioè il rendere in questo caso più sostenibile la produzione dei catodi NMC, non solo per la presenza del cobalto o la riduzione della quantità di cobalto, che già sappiamo bene perché ne abbiamo parlato tante volte, delle sue criticità, ma un altro lato negativo della produzione dell'NMC, del catode dell'NMC, è il grande utilizzo idrico, cioè richiede grandi quantità di acqua nella produzione, che poi risultano inquinate dalla produzione stessa e quindi devono essere depurate, smaltite. E Tesla, sappiamo che Tesla, Elon Musk sono innovatori anche molto sui processi. In questo caso già avevano parlato al Battery Day del fatto di voler ridurre l'impatto ambientale delle loro produzioni. In questo caso stanno portando avanti, tramite anche l'acquisto di alcuni brevetti su processi produttivi, che però in realtà erano stati abbandonati dai loro fautori, quindi non si sa bene se siano effettivamente applicabili, un processo che permetterebbe di ridurre quasi a zero l'utilizzo idrico, nel senso che l'acqua viene continuamente riutilizzata, depurata, riciclata, e quindi al netto non si spreca acqua per la produzione.
di questi catodi. Alan, molti magari si chiedono se, giusto, facciamo un volo veloce, in cosa viene utilizzata l'acqua nel processo di produzione delle batterie? Possiamo dire anche cosa si utilizzava prima, nel senso cosa si utilizzava prima? Sì, cioè durante la preparazione proprio del coating, sarebbe questa patina, no? Che poi viene stesa sui fogli dell'anodo e del catodo. Partiamo da materiale grezzo che deve essere miscelato, e una volta si utilizzavano addirittura dei solventi, perciò ancora molto peggio dell'acqua. Si è passato a una base appunto a base d'acqua, perciò già non è, o meglio si è abbassato il grado cancerogeno della soluzione. Adesso si cerca di migliorare ancora questo processo. Questo è l'ultimo nato, tra virgolette, ma ce n'è ancora. Passiamo alla notizia successiva? Cosa ne dite? Sì, passiamo alla news successiva. Eccoci, qua passiamo velocemente, giusto per citare che si stanno creando anche dei plant in aree diverse. Qua parliamo di un plant produttivo di batterie in Thailandia, giusto, notizia veloce. Rimanendo sempre su questa scia di news, abbiamo anche Ford che assieme a BMW sta investendo appunto su una startup, però si parla sempre di stato solido, ecco, Solid Power. Qui non so se ci sono qualche dettaglio in più, ma non ricordo niente di particolare, ecco. E come ultima abbiamo sempre una cosina. Già ridi? Sì, rido, torniamo un pochino con le iniziali. È una batteria in realtà che si può ricaricare direttamente col sole. No, avete capito bene? Senza pannelli. Uno espone la batteria al sole. No, Marco, su una cosa del genere ti do un solo, ecco. Dai, no, perché ci devi mettere la faccia. E qui si parla di questa ricerca, di queste batterie che solo esponendole al sole si possono ricaricare. Però parliamo veramente di un'efficienza bassissima, perché siamo al 2,6%, aspetta che vi evidenzio dove è il punto, adesso non lo vedo più, però abbiamo un 2,6 efficienza di conversione appunto della luce solare. Pensate anche perché una batteria comunque normalmente non è fatta su un foglio, pertanto abbiamo una parte che è raggiata, l'altra no. Però insomma sono tutte ricerche che si stanno facendo, magari per qualche piccolo device o robe speciali, anche se diciamo che parliamo di 200 cicli, perciò un ciclo vita veramente molto basso. Eccolo qua, 2,6% di efficienza, davvero molto, molto basso, insomma, per poterlo utilizzare. Dovrebbe farlo Murata, visto che già sta investendo a perdere su alcune sperimentazioni piccolissime, micro piccole, nano batterie, diciamo. Però qui sì, l'efficienza è veramente terribile, dai. Sì, effettivamente, sempre per l'applicazione degli indossabili con batterie piccole, insomma, la superficie c'è. Sì. Allora, visto che hai parlato delle indossabili e delle batterie, ragazzi, vi dico settimana prossima, giusto per fare un cappello perché siamo in chiusura, noi tutti i lunedì ci troviamo alle 18 per la Battery Weekly. Quando voleste rivedere le nostre puntate, sono tutte archiviate sul sito di Flash Battery, quindi avete lo YouTube e addirittura sono anche sottotitolate in inglese. Facciamo il punto sulle batterie tutti i lunedì ore 18 sul canale proprio di Flash Battery. Esattamente. Bene. Se volete anche suggerirci temi o domande particolari, insomma, siamo sempre disponibili a rispondere. Esatto. Quindi ragazzi, ancora grazie per questa bella panoramica sulle batterie, abbiamo fatto un po' di approfondimenti. Preparatevi perché anche settimana prossima torneremo con delle belle chicche molto interessanti. La sezione che trovate sul sito, ve lo ricordo, è Battery Weekly sul sito di Flash Battery, quindi andate a vedere un po' di puntate, così la prossima volta che vi diranno ma le batterie di qua di là, noi abbiamo già, non dico che abbiamo già dato la risposta a tutto, ma quasi, e quindi potete linkargli uno dei nostri stream. Marco, Alan, buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Into